Tutti, bentornati, bentornati, eccoci qua, finalmente un nuovo appuntamento sui libri. Molte sono le richieste vostre che mi sono arrivate, vi chiedo scusa, ma i molti impegni purtroppo hanno ritardato un po' tutte le cose. In più ho nuovi coltelli da testare, finalmente, viva Gesù, abbiamo cominciato la stagione estiva qua sul lago di Garda, comincia a aprire qualche albergo e io ho cominciato a fare il mio lavoro notturno, per cui un po' anche questo porta via del tempo. Il progetto Castifer è partito per chi è curioso, se riesco nei prossimi giorni vedrete un intro, avrà molto a che vedere con il discorso vlog che molti mi avete chiesto, per cui piano piano arriveranno molte novità. Abbiate pazienza, faremo anche il cose da giovani, visto che io sono diversamente giovane, come molti di quelli che mi seguono, e che ringrazio ovviamente, e ho un caro amico che ormai anche lui sulla mezza età, che tutte le volte che fa qualcosa mi dice tu non puoi capire, sono cose da giovani, quindi faremo cose da giovani, anche questo format dove in realtà parleremo degli acciacchi, ci confronteremo anche su alcuni argomenti che ormai è difficile confrontarsi, purtroppo ai noi nel mondo reale, anche per una difficoltà in questo momento pandemica che speriamo che finisca al più breve tempo possibile, e parleremo di tante belle nuove cose, quindi molte novità all'orizzonte. Però mi raccomando, iscrivetevi al canale, dobbiamo arrivare ai 10.000, forza e coraggio, che sennò YouTube non ci fa fare quei video particolari. Oggi parliamo di un altro libro, e parliamo di un libro sempre di Isaac Asimov, un libro quindi di fantascienza. Sì, ma un libro di fantascienza particolare, perché parliamo del ciclo delle fondazioni. E voi direte cosa c'è, che novità c'è, il ciclo delle fondazioni. Le prime sono state scritte negli anni 50, in realtà parliamo di questo perché la mia bellissima, carinissima figliola, visto che sono il papà, mi ha regalato questo mappazzone che all'interno prevede tutti i 7 libri riguardanti il ciclo della fondazione, o come molti ritengono il ciclo delle fondazioni, anche se in realtà si può parlare forse di 2 fondazioni, ma in realtà la fondazione è una sola che poi avrà delle evoluzioni. Bando alle ciance, andiamo a scoprire nei particolari perché comprare e leggere questo libro del ciclo delle fondazioni. Allora, tornando a noi, al ciclo delle fondazioni, la prima trilogia, che poi è la trilogia di base, Asimov la scrive dagli anni 50, nel 51 in là. Questi 3 libri, il primo trittico, la prima vera e propria trilogia della fondazione, in realtà parlano della socialità, del modo in cui si può vivere, di come si evolve la storia di una storia sociale, di una certa umanità in un certo periodo di tempo. Questo è il trittico. Poi però negli anni 80 e 90 Asimov scrive sia un prequel, anzi 2 prequel, che dei sequel, per cui da 3 libri sono diventati 7 libri. Quindi in questo volumone del costo di circa 35 euro li trovate tutti e 7. È vero che è un bel mappazzone, però avrete l'occasione di leggere il ciclo intero completo che si è sviluppato dagli anni 50 agli anni 90, quindi 40 anni di scrittura in cui leggere questo ciclo della fondazione. Sorge dare una risposta a una domanda che vi verrà per chi non avesse ancora letto Asimov e il ciclo delle fondazioni. È meglio leggere prima la trilogia? È meglio leggere prima i prequel, i 2 prequel, o è meglio leggere come? In che ordine cronologico? Molti consigliano di leggere prima la trilogia, poi i 2 sequel, perché hanno un filo logico conduttore piuttosto stringente che li tiene uniti molto di più, e poi i 2 prequel, quindi ci sono 2 sequel, 2 prequel
e la trilogia, e fanno i 7 libri. Tanti affermano che sia meglio leggerla così, anche perché sì, un pochino la scrittura cambia, pur essendo lo stesso autore, ovviamente come scriveva negli anni 50, negli anni 80, negli anni 90, la sua scrittura è diventata più elaborata, si parla un po' più anche di tecnologia e oltre che della socialità di questo impero galattico. Fra le altre cose, impero detta dallo stesso autore, copiato paro paro dall'impero romano, cioè l'idea dell'impero galattico, un impero che cerca di mantenere la pace in questi 50.000 mondi e dare all'umanità dei periodi di pace che però in certi posti deve imporre con la forza, quindi come facevano i romani, creare la pace attraverso la forza, quindi mantenere la pace anche con la forza. Proprio perché i mondi sono tanti, sono sconfinati, una cosa, non ci sono alieni di nessun tipo, in quanto nella trilogia originale, a quell'epoca, Asimov ritenne opportuno che ci fosse solo nel nostro universo l'umanità. Poi ovviamente ci sono molti altri universi, ma noi parliamo solo del nostro universo. Cosa consigliare? Se non conoscete Asimov, se non avete mai letto la trilogia, io direi pure di partire benissimo dai 2 prequel, quindi in ordine cronologico come sono posti nel volumone, nel mappazzone, in quanto capirete già dall'inizio la storia di Harry Sheldon e della psicostoria, che poi è tutto il significato su cui si basa la fondazione e quindi tutto quello che avverrà dopo. Sebbene poi infine nei 2 sequel che hanno più continuità con la trilogia, mentre i prequel sono l'antefatto del perché nasce la fondazione, hanno un filo conduttore più collegato alla trilogia, ma anche perdono un po' di mordente. Perché? Perché a quel punto lo stesso autore Asimov aveva perso un po' di fiducia nel futuro dell'umanità, arrivato ormai alla soglia degli anni 90 in cui l'umanità iniziava a perdere valori, obiettivi, non c'era più il muro, non c'erano più i 2 blocchi contrapposti, quindi molte cose stavano cambiando, alcune in meglio e altre in peggio. Per cui anche lì lui alla fine ci porta con un'umanità di cui non vi svelo il segreto. Però io direi che di leggerlo pure in ordine cronologico, anche se noterete un po' di differenze di scritture, siccome è talmente tanto da leggere, talmente tanto da leggere che non vi darà nessunissimo problema. Io guardate che lo conosco, che ho letto la prima trilogia negli anni 70, che poi piano piano ho letto man mano che uscivano le altre storie, devo dire che l'ho riletta volentieri qua, partendo dalla prima andando in fondo, e non mi ha dato nessun problema di chissà, oddio scrive meglio, scrive peggio, non scrive né meglio né peggio, racconta le cose come se noi le vedessimo in 2 o 3 punti di vista, quindi io direi che c'è perfettamente un continuo. Asimov ha fatto un grande lavoro per poter collegare tutte le storie insieme e bisogna dargliene merito. Allora, chi era Harry Sheldon? Harry Sheldon era un matematico che improvvisamente va sulla capitale allora dell'impero, Trantor, e sulla capitale lui ha un convegno di matematici, un convegno anche poco seguito, poco frequentato, perché era prettamente tra specialisti e di matematici ormai ce n'erano molto pochi, anche all'Università di Trantor infatti hanno bisogno di matematici, e questa sarà una fortuna per Harry Sheldon da un certo punto di vista. Lui racconta un po' di questa sua teoria in base alla quale con delle equazioni, dei calcoli matematici, conoscendone la storia, si può predire un futuro con delle variabili dell'umanità, perché alle grosse masse di gente si comporteranno esattamente alla stessa maniera a diversi stimoli e quindi si può calcolare in una qualche maniera come avverrà, come l'umanità si muoverà nel futuro. Ovviamente la sua è una teoria sparata lì, come dire, per amor di teoria, proprio per amor di studio.
Questo lo catapulta in una realtà piuttosto difficile, dove molti lo vogliono e molti vogliono fargli la pelle, per cui deve, attraverso tante peripezie che non fanno parte neanche della sua persona, della sua vita, che è tutt'altro che avventurosa, tanto da perdere il suo primo grande amore, si ritrova a dover sviluppare realmente questa psicostoria per poter dare un futuro all'umanità, perché gli viene spiegato dagli amici che incontrerà piano piano durante queste sue avventure che l'impero sta per crollare. Ovviamente, come l'impero romano, si sfalderà piano piano, però come quando si è sfaldato l'impero romano, per l'umanità ci sarà un periodo di barbarie, un periodo di medioevo, se anche poi il medioevo nostro invece abbiamo scoperto non è stato poi così oscuro, ma un periodo di barbarie dove l'umanità potrebbe anche rischiare di estinguersi e comunque ci sarebbero milioni di morti, miliardi di morti addirittura e vita di sofferenze. Allora lui deve creare questa psicostoria e attraverso questa psicostoria si crea una fondazione, ve la metto così, cerco un po' di non raccontarvela giusta, ma si crea appunto una fondazione che ha fatto un po' quello che hanno fatto i frati nel Medioevo, perché voi dovete sapere che la medicina fu tramandata nei vari conventi dai frati, quindi le cure, la medicina, la scienza, i libri, la conoscenza, fu tutto fatto nei vari conventi e furono loro a salvare l'umanità dalle barbarie del Medioevo. Dopo si può essere d'accordo per il punto di vista religioso o meno, un credente, non credente, eccetera, ma furono queste comunità religiose a salvaguardare la nostra cultura, la nostra conoscenza e anzi a dare un input verso l'esterno. Lo stesso compito avrà la Fondazione, fare in maniera che quando sboccerà questo momento di barbarie l'umanità possa subire il meno danno possibile e continuare ad andare avanti per la sua strada. Ci riuscirà? Riuscirà Harry Sheldon e la Fondazione a portare a termine questo obiettivo? Nel frattempo nell'universo succederà di tutto e di più, non vi resta che leggere i 7 libri. Per farvela anche breve, la trilogia principale su cui poi sono nati 2 prequel e 2 sequel è una cronostoria, racconta un po' di questo impero, di quello che succede, quindi una cronologia proprio di accadimenti, di avvenimenti. Questo a un lettore non troppo attento può dare qualche sconcerto, ma in realtà quando entrerete nella storia vi farete catturare e non potrete fare a meno che continuare a leggere fino alla fine. C'è da dire anche un'altra cosa, Asimov è un mago, a me piace molto come piace Tom Clancy, sebbene siano 2 generi diversi, perché ovviamente nel raccontare queste storie dà un imprimato di verità, cioè abbiamo una biblioteca, abbiamo un'enciclopedia galattica che riporta i fatti, cioè tu ti immergi nella storia e ti pare di vivere in un mondo reale. Di questo mi è molto piaciuto. Quindi, cari amici, se volete un bel libro da leggere per quest'estate, visto anche il prezzo, chiamiamolo economico, perché comunque qua trovate tutti i 7 libri, io ho anche la raccolta dei singoli libri, ma voglio dire, quali avete tutti i 7, potete portarveli in spiaggia, in montagna, al mare, a casa, se purtroppo in questo periodo non potete poi andare in giro, quindi leggervene un pezzettino per volta e cominciate pure dall'inizio. Se metti tutte queste cose di cominciare dalla trilogia, poi sequel, poi prequel, sinceramente non lo trovo neanche una cosa così indispensabile, forse, ma neanche da purista, perché guardate, io ho tutti i libri di Asimov, sono un amante di Isaac Asimov dagli anni 70, visto la mia giovane età, e ritengo che si può leggere, anzi si debba leggere dall'inizio alla fine, però fate poi come volete. I 7 libri li potete leggere anche uno alla volta, a come viene. Spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando iscrivetevi al canale, mettete un bel like, condividete, ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti da Ermanno.